Bentornati nel mio canale carissimi utenti. Allora, oggi cercheremo di concludere, insomma, poi ovviamente se ci sarà qualche altro video in futuro da fare per quanto riguarda il comparto internet, ovviamente lo faremo. Però con oggi cercheremo di chiudere questo argomento. Abbiamo detto nei video precedenti che l'ultimo argomento che rimaneva da andare a trattare era quello di vedere i migliori siti che a sua volta servono per creare siti internet oppure servono per creare e-commerce. Non sto qui a parlare perché proprio da pochissimo abbiamo fatto vedere e capire, spero, la differenza fra un sito internet di base e un e-commerce, quindi oggi andremo a vedere quali siti andare a prendere, quali sono i migliori, soprattutto quelli in versione gratuita e soprattutto quelli in versione a pagamento per creare il sito internet di base, quindi volendo spiegare un'idea, e invece proprio un'attività su internet, quindi creando un e-commerce. Quindi campiamo inquadratura e andiamo a vedere velocemente quali sono, almeno per me, i migliori siti. Perfetto, allora ovviamente faremo una carrellata abbastanza veloce perché tutti servono insomma per lo stesso motivo, quindi per creare siti internet oppure di e-commerce, quindi andremo in maniera molto veloce. Il primo che viene di consigliarvi è proprio il Wix, quindi un sito, potete andare, qua già c'è la pagina praticamente iniziale dove proprio in grande si evince quello che fa questo sito, quindi crea un sito web professionale, quindi già dà la possibilità insomma di andare a creare un sito web personale con all'interno addirittura l'e-commerce, quindi infatti qua vedete questo sito che va su una pagina home, però sotto già vedete cosa c'è come vocina, quindi acquista. Quindi in questo caso ovviamente lui si farà pubblicità di quante vendite sono state fatte tramite sito, insomma ogni sito parlerà nel migliore dei modi del proprio sito, questo ovviamente è normale, però voi potete andare, dato che sono quasi tutti insomma in versione gratuita e quasi tutti in versione a pagamento, quindi mi spiego meglio, cioè con questo stesso Wix come sito voi potete creare il sito in maniera gratuita ovviamente, con tutti quei parametri e limitazioni da andare a rispettare. Se poi voi pagate mensilmente un abbonamento, quindi ve lo andate a vedere qua nel sito stesso i prezzi quali sono, io qui non ve li faccio vedere, voi potete decidere piuttosto che utilizzare un sito, quindi in questo caso Wix, o magari qualche altro sito internet. Quindi in questo caso ovviamente lui sarà pure a pagamento con un account, in modo che così potete avere completamente e creare il vostro sito internet in maniera completamente aperta al 100%. Quindi come sito funziona veramente bene ed è normale creare il sito web, quindi basta che andate a cliccare qua su crea un sito web, ovviamente vi dovete sicuramente come prima cosa registrare, questo vale su tutti i siti che vi faccio vedere, quindi fare la vostra registrazione con nome utente, una password, un'email, dopodiché andare a vedere se è disponibile il vostro dominio. Il dominio non è altro che il nome che date al sito, quindi per intenderci www. Poi c'è il vostro nome che potrebbe essere Pinco Pallino, quello che volete dare al sito internet, .it, .com, .de, dipende dove siete messi come nazione, voi andate a dare il vostro taglio, soprattutto se è un sito, abbiamo detto, commerciale, sfruttate il .com con i vari prezzi, perché i prezzi ricordo che variano fra it.com.de e tutto quello che ne deriva. In questo caso andiamo avanti. Come secondo sito che mi viene in mente è il bellissimo Weebly. Dico bellissimo Weebly perché praticamente io l'ho utilizzato. Io mi ricordo che ai primi tempi, quando io aprì il mio primo sito internet, mi affidai proprio a weebly.com. Allora, weebly.com è bello perché all'interno, sempre quando voi andate a mettere qua crea il tuo sito, quindi create your website, crea il tuo sito, appena andate all'interno, lui ovviamente vi farà sempre registrare, abbiamo detto, quindi farà creare un account, quindi con nome utente, password, email, eccetera, eccetera. Scegliete sempre il vostro dominio, quindi precisa Wix, e così vi aprirà proprio il pannello all'interno di internet dove andare a creare completamente il sito. E devo dire che è veramente fatto bene perché è molto intuitivo. Devo dire che ci sono veramente tanti generi di skin, prendete ad andare a scegliere in base al vostro sito internet, quindi se si tratta di un bar, se si tratta di dei libri, se si tratta di macchine, insomma se si tratta di informatica come il mio comparto, quindi già lui dà una predisposizione a alcuni disegni adatti al vostro sito, quindi al taglio che volete dare al vostro sito. È veramente fatto bene, sempre lui in maniera gratuita, addirittura c'è sempre un e-commerce all'interno, però quello che vi dicevo io nel vecchio video, che essendo in maniera gratuita ovviamente fa mettere alcuni prodotti, e se non sbaglio ai tempi, insomma, quando lo utilizzavo io, ma già sono passati molti e molti anni, ne faceva mettere su per giù
una decina, quindi già a livello di free era molto buono come sito internet. Ora non so quanti ne farà mettere, però potete scegliere sempre di utilizzare Weebly in maniera free con qualche prodotto da andare a vendere, non solo come idea di internet, a tutti come Wix, come Weebly possono essere sia utilizzati come sito web, come idea, quindi in maniera gratuita, però se accostate l'e-commerce mi raccomando mettiamoci tutti in regola con le tasse. Quindi in questo caso potete accostare Weebly all'interno, già ce l'abbiamo detto, in maniera free sui 10-8 prodotti, quello che sia, se no pagando un piccolo abbonamento, sempre qui vi vedete i prezzi in pricing, vedete voi gli abbonamenti che fa tuttora Weebly. Passiamo avanti. Altro sito ovviamente che mi viene in mente, uno dei più conosciuti, è proprio il Google Sites. Quindi il Google Sites è il sito internet che fa creare proprio casa Google, quindi in questo caso sempre qui dobbiamo inserire e creare un account se non l'abbiamo, se già abbiamo una nostra email possiamo accedere e creare il sito completamente con Google Sites, quindi effettivamente diciamo già Google è un colosso, a prescindere diciamo quello che si combina con o quello che ha combinato con i vari insomma problemi che ha avuto Google con i dati eccetera eccetera. Comunque là si parla di Google Chrome, non si parla di mail, quindi in questo caso vi potete affidare anche a Google se vi piace, potete anche provarlo perché è sempre gratuito, ovviamente ci sono pacchetti personalizzati sempre a pagamento, quindi in questo caso potete anche andare a pensare di creare il vostro sito con Google Sites. Ovviamente io sempre lo consiglio magari verso gli ultimi perché sia Wix che praticamente abbiamo visto Weebly e praticamente sono ottimi siti per andare a creare a sua volta siti internet con e-commerce già all'interno. Dopodiché un altro invece bellissimo, e qui mi ci voglio soffermare perché veramente è qualcosa di ottimo, soprattutto per ora in questo periodo, devo dire che già ha da molto che fa questa offerta, è il famosissimo Register.it. Quindi come primario io vi consiglio di andare a utilizzare proprio questo, il Register.it. Perché? Perché intanto è sempre la sua creazione tramite account, andare a creare il sito internet è molto intuitivo, ha sempre parecchie skin in base al sito che vogliamo aprire, quindi in base al taglio che diamo al nostro sito. È davvero davvero semplice andare a creare il tutto, però la cosa più bella che è che il Register di solito è a pagamento. Però momentaneamente, già un paio di mesi che lo fa, il sito.it, se ci fate caso, lo offre in maniera gratuita per un anno e non è praticamente male. Potete andare a vedere anche che sta girando l'immagine di aiuto dell'intelligenza artificiale, quindi dell'AI. Quindi vi crea il sito anche dando qualche scritta, qualche dettaglio voi in un documento e lui crea il sito a vostro piacimento con l'intelligenza, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quindi il registro veramente fatto bene e soprattutto il .it per ora è gratuito a 0 euro, addirittura il .com è a 1 euro, quindi capite bene che effettivamente all'anno vi viene veramente pochissimo il sito. Dopodiché il sito.it passerà sotto abbonamento dopo l'anno, però voi potete decidere insomma se poi chiudere il sito, se continuare a utilizzarla, ma le cifre ve l'ho dette sono queste di qui e sono veramente basse. Potete vedere qua le varie estensioni, ci sono il punto blog dato a 1 euro, il punto me dato a 1 euro, il punto info per esempio dato a 2 euro. Quindi in questo caso veramente è vantaggioso andare a creare un profilo gratuito, un sito internet gratuito, però con una piattaforma che invece è professionale di solito a pagamento. Dà la possibilità a Register.it, non dà la possibilità di inserire prodotti, però dà la possibilità di andare a inserire all'interno un e-commerce esterno, quindi come quello che vi dicevo io, se vogliamo vendere merce possiamo andare a inserire all'interno di Register.it un bellissimo e-commerce. E qui passando ad e-commerce, quindi come primo vi consiglio direttamente di andare ad aprirvi Register, però ricordandovi che è soltanto un anno gratuito se scegliete il .it, dopodiché diventerà a pagamento. Se invece scegliete il .com, blog, me o info, direttamente vedrete qua sotto la tariffa qual è. Dopodiché vi consiglierei di andare a utilizzare il Wix assieme al Weebly, dopodiché proprio alla fine il Google Sites. Come invece e-commerce ce ne sono due, non mi viene in mente nient'altro che il WordPress, veramente fantastico, no? Qua è inutile andare a dire che è molto professionale per quanto riguarda proprio la creazione di un e-commerce, cioè questo è un vero e proprio negozio online, quindi con l'inserimento di merci e pagamenti, insomma è completamente personalizzabile come sito, ha delle skin pure
fantastiche. Ovviamente basta che andate su piani e prezzi e vedete quanto vi costa andare ad aprire un e-commerce. Poi come altro sito invece di e-commerce molto famoso e che lavora veramente bene mi viene in mente lo Shopify. Lo Shopify veramente è fatto anche bene, esso si può incominciare, danno la possibilità di fare anch'essi una prova gratuita, dopodiché diventerà a pagamento. Vi vedete sempre qua in alto a sinistra i prezzi e voi potete andare a decidere se andarlo a fare completamente in maniera gratuita il vostro sito tramite per esempio Weebly che permette l'inserimento di alcuni prodotti, oppure andare a pagare qualche cosetta in più creando proprio un negozio vero e proprio fatto bene dedicato, quindi utilizzando o il WordPress che è fantastico, ve lo consiglio come e-commerce come primario, dopodiché potete anche utilizzare anche lo Shopify, quindi come e-commerce in questo caso si sta parlando, ricordandovi sempre che quando si parla di e-commerce, dico, ve lo dirò sempre, non c'è bisogno, ma è doveroso dirlo, dobbiamo metterci in regola con le tasse, quindi con tutto ciò che ne deriva con l'apertura di un e-commerce, perché ricordiamoci che l'e-commerce è come avere un negozio in una determinata via, ubicato in una determinata zona, quindi ovviamente non ci sarà un affitto da andare a pagare per quanto riguarda per esempio un ufficio, un negozio, però capite bene che magari il nostro negozio che è su una nostra abitazione, dove volete voi, insomma nel nostro ufficio, quello che volete voi, evitate magari di pagare l'affitto, però in questo caso non significa che dato che online non dovete pagare le tasse, con l'e-commerce dovranno essere pagate e ci dobbiamo attivare tutta quella catena che ne deriva dall'apertura di un negozio, perché effettivamente andare ad aprire un e-commerce significa ed equivale ad aprire un negozio, è un vero e proprio negozio, solo che è online, quindi lo stesso che noi faremmo prendere un negozio fisico in una determinata zona via, abbiamo sia la possibilità materialmente di vendere la merce là fisicamente, però non è detto che non possiamo accoppiarlo ad un e-commerce perché vogliamo espanderci praticamente nell'online, quindi mi raccomando, questa è una cosa che ovviamente ripeto sempre, magari sarò noioso, però è doveroso farlo. Per l'idea, qualsiasi sito internet va bene come idea, non c'è bisogno di pagare nulla perché non stiamo vendendo prodotti. Quando vendiamo anche una penna, dobbiamo andare a pagare su quella penna tutte le tasse e metterci in regola. Quindi su questo, prima di aprire un e-commerce, ovviamente mettetevi in condizioni insomma di poter aprire quell'e-commerce e mettete soprattutto in contatto con qualche commercialista che vi può aiutare a spiegare tutto quello che dovete fare prima di andare a spendere soldi su un abbonamento per un e-commerce. Spero di essere stato sempre di aiuto e avervi fatto conoscere quali sono i migliori siti sempre per me. Voi utilizzate quelli che volete, quelli che magari avete utilizzato sempre, insomma, anzi vi fa piacere sapere nei commenti se avete creato già qualche sito, qual è il sito a sua volta che avete utilizzato per creare o il sito internet o un e-commerce. Ciao, a presto!